Amici ed amiche di Una vita da lontano, bentornati, ben rivisti, ben risentiti. Una nuova puntata del vostro podcast preferito. Come ogni settimana vi portiamo delle nuove storie, delle nuove informazioni, magari qualcosa che possa aiutarvi a muovervi in questo mondo di espatriati o a farvi decidere di diventare espatriati anche voi. Come sempre vi ricordo di iscrivervi ai nostri canali YouTube, ma anche a tutti i podcast possibili e immaginabili su tutte le piattaforme, Spotify, Apple Podcast, eccetera, eccetera, eccetera. Cercarci sui vari social, basta cercare Una vita da lontano e andare anche magari sul nostro Patreon e darci una mano e per poter insomma avere i nostri gadget, le tazze, le magliette, eccetera, 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 eccetera. Con i colori del Parma, come sempre, alle mie spalle, ricordando il mitico Nevio Scala, con me, come tutte le settimane, i miei 2 colleghi e amici che sono Emiliano Pirotti e Piero Carlucci. Ciao, prima colleghi, poi amici. Beh, io sottolineerei questa cosa, Certo. Piero, ricordiamocela, Prima collegati, poi vediamo. Cioè, vabbè. Comunque devo dire che io ho fatto ritardo causa veterinario, ma la presentazione è stata agile come una giovenca, zoppa Sì, probabilmente. a quest'ora Per della cui notte. se siamo preparati, come si suol dire. Va bene, detta questa meravigliosa introduzione, è finita la cianciotteria che dovevo dire, sigla, e chi vuol dire se lo prega. ciao a tutti da Emiliano, ciao Raffaele, ciao Piero, benvenuto al nostro ospite di questa puntata, lo presento così, Zanzan, Massimiliano Ciliberto, e sono riuscito a non sbagliare nome e accento. Ciao, benvenuto. Grazie a voi. Allora Massimiliano, tu sei in Regno Unito, sei collegato da East London, se non sbaglio. Sì, da East London, da Hornchurch per l'esattezza. Sono qui da un'infinità di tempo, diciamo, da prima esperienza con il Regno Unito 20 anni fa, qualche giorno dopo l'11 settembre del 2001, quindi 21 anni fa. Non sei l'unico dei nostri espatriati che ha diciamo così, una tacca di riferimento sull'11 settembre. Rispetto a Londra, poi Piero a un certo punto si scioglierà, così si sdilinguerà sulla città a cui è più molto bella legato. d'Europa in cui vivere, indiscutibilmente. Ecco. Soprattutto East London, bravo Massimiliano, così ci piace. Quando c'è una E davanti va tutto meglio. No, ho vissuto in altri posti anche di Londra, è la destinazione più recente, diciamo, da circa 9 anni che sono in East London, ma ho visto anche altre parti. Guarda, io ho abitato in soli 2 posti in poco più di un anno, diciamo, a Londra, e iniziamo tutti e 2 con E14 per essere precisi. Quindi proprio East End, diciamo. Per fare, diciamo così, la chiusura del cappello iniziale, questa è la nostra 70ª puntata, tu sei il nostro 70° ospite, quindi oggi facciamo cifra tonda. Ricordo a qualcuno che questa è la 14ª puntata della terza stagione, qualcuno saremmo noi. Se questa puntata avesse un titolo, adesso vediamo dove va a parare. Sì. Se avesse un titolo potrebbe essere "Sono 2 kilobyte, che faccio? Lascio?" Ecco, questa era la battuta. Perché con te parleremo del tuo lavoro, del tuo ambito tra le altre cose. Tu ti occupi di digital marketing. Digital marketing, sì. Al momento mi occupo di acquisizione, cioè di paid search è la mia specialità. Specifico cos'è il digital marketing, ci sono varie aree, c'è l'area dell'acquisizione di nuovi clienti, c'è l'area della retention, del CRM, c'è il Martech che è l'area tecnica, e poi l'area creativa, diciamo, insomma, l'area dei grafici. Sono 4 macro aree. La mia è quella della pubblicità sui motori di ricerca, su Google, Bing, Apple o su Google Play, eccetera.
ma ho una esperienza di 15 anni e ho fatto tutto il tragitto partendo dall'inizio, insomma nel 2006, 2005-2006, quando molte cose erano agli albori ed erano molto, molto manuali. Ho visto varie aree, diciamo, del digital marketing. Al momento la mia specialità, come ho detto prima, è paid search, ma mi sono occupato anche di ricerca organica, cioè di posizionamento sui motori di ricerca, e paid social, cioè la pubblicità su Facebook, Instagram, Twitter, eccetera, e tutti gli altri social. Quindi il paid search, per capirci, cioè se io cerco, che ne so, la pizzeria Mario su Google, praticamente se qualcuno ha utilizzato i tuoi servizi, mettiamola così, troverò la pizzeria Mario come primo o secondo risultato della mia ricerca. Se qualcuno Detta su proprio... Google ha comprato la parola chiave pizzeria Mario a Teramo, per esempio, e paga l'ammontare per essere primo, il costo per arrivare in prima posizione, l'annuncio della pizzeria Mario sarà visualizzato. Altrimenti sarà visualizzato quello della pizzeria Luigi, che magari è più bravo a fare il paid search. O di Mario lo spacciatore, esatto. Ecco, che magari di questi tempi c'è anche lui ma praticamente abbiamo svelato il finale, cioè quello che stai facendo adesso, con brevemente tutta una serie di passaggi e di esperienze, ma non ci hai detto da dove sei partito e qual è stato diciamo così, lo stimolo per espatriare, per andare all'estero. Allora, lo stimolo, sono stati vari stimoli. La decisione l'ho presa subito dopo la laurea. Il primo stimolo è stato quello che non volevo trovarmi un lavoro serio subito dopo la laurea, quindi ho detto ma andiamo un po' in Inghilterra, impariamo un po' l'inglese, cerchiamo qualche lavoro e poi magari, diciamo, torno in Italia, poi magari comincio una carriera, insomma, comincio qualcosa di più serio. Infatti il primo posto dove sono andato è stato Brighton. Brighton è una città nel sud dell'Inghilterra, sul mare. Avevo un contatto, non conoscevo assolutamente niente né della città né dell'Inghilterra. Era un'amica di un'amica che stava là, e con questo numero di telefono in tasca scritto su un pizzino, così è cominciata. Arrivato là senza conoscere nessuno, ovviamente la tipa che mi doveva ospitare non c'era, quindi primo impatto con l'Inghilterra pessimo. La carta di credito prepagata che avevo non funzionava. Meno male che avevo un po' di contante, e quindi insomma per i primi giorni sono riuscito a cavarmela. E quello è stato l'impatto, forse è stato il primo periodo, diciamo, l'impatto forse decisivo, che poi mi ha convinto a rimanere, al di là di questi fatti un po' buffi, diciamo. Ma quello che mi ha colpito è stata la facilità sia di trovare lavoro sia di ambientarsi, e un po' tutto, un po' la burocrazia. Cioè, io ero abituato all'Italia, ero abituato a un conto in banca, per esempio, costa, devi pagare un tot, devi avere certi documenti. Il secondo giorno che ero a Brighton riuscii ad aprire un conto in banca. Il quarto giorno riuscii a trovare un lavoro. Il quinto giorno riuscii a trovare casa. Quindi in una settimana, conto in banca, lavoro, casa. Questo è stato forse la cosa che poi mi ha fatto restare. Mi ha fatto restare per tutti la questi facilità anni. di superare tutte le difficoltà della burocrazia italiana in un attimo, no? Sì, uno dei fattori è stato questo. Poi l'altro, anche la facilità di trovare lavoro. Ho cominciato come cameriere in un hotel, l'Hilton Metropole di Brighton, che ancora esiste, e
mi ricordo io il giorno dopo stetti male dalla felicità, cioè ero talmente felice di aver trovato un lavoro in modo così facile, senza dover chiedere niente a nessuno, solo presentandomi e dicendo io mi chiamo così, so fare questo, più o meno. E quindi sì, questo è stato il Però mio ovviamente primo questa è anno. una cosa che non è da tutti, di andare all'avventura, di riuscire in pochissimo tempo a orientarsi e a, diciamo così, risolvere i problemi principali per poi, diciamo così, restare e costruire una vita. Qual era la tua paura prima di partire, se ne avevi una? Di non trovare lavoro. Mi ero dato un limite di tempo, era fine settembre del 2001, mi ero dato fino a Natale. Ho detto, ma vediamo come va, vediamo cosa riesco a fare. Se fino a Natale devo restare, comunque mi sono tagliati i ponti, quindi vediamo come va. La mia paura era questa, era quella di non riuscire ad ambientarmi, di non trovare lavoro, però era comunque un rischio calcolato. Credo adesso poi forse ci dovrei pensare, forse avevo anche altre paure, magari, che ne so, di non ambientarmi con la lingua, di restare solo. Se ti ricordi questa, poi alla fine le altre le hai superate ampiamente. Com'era il tuo inglese all'inizio? Diciamo così, perché cominciando da cameriere, poi sicuramente ti sei, diciamo così, organizzato e sei passato a altri lavori che richiedono ovviamente delle competenze linguistiche più alte. Com'è stato questo passaggio? Quanto tempo ci hai messo? Difficile da dire. Allora, il mio inglese era, credevo, intermedio prima di andare. Poi dopo qualche mese che ero all'Hilton, lavorando là, c'è stato un cliente americano che mi aveva chiesto get me a glass of water. Io l'ho guardato, basito, e ho detto sorry, we don't have such a thing. Cioè, non avevo capito che mi aveva chiesto un bicchiere d'acqua, quindi gli ho detto no, noi non ce l'abbiamo questa cosa, e lui furibondo è andato al mio manager per protestare. Però non sei stato licenziato dopo 5 minuti no, assolutamente no, di questa performance, diciamo. Non è finita là, diciamo, non è finita là. No, il mio inglese era non buono, diciamo, cioè non adeguato, era un inglese pressoché scolastico, lo avevo studiato all'università, poi un po' facendo un corso parallelo all'università, ma non ero mai stato a vivere in un paese di lingua inglese. Che poi la cosa strana è che, diciamo, l'incidente ti è successo con un americano, perché tra Brighton e l'Essex, zone dove ho vissuto anch'io, è molto più facile che ti capiti con un locale, in realtà, un incidente del genere di scarsa comprensione tra pronuncia e grammatica con uno di loro piuttosto che con un americano, che tra l'altro, insomma, insieme a Birmingham, nell'area del sud d'Inghilterra, sono forse i posti più incomprensibili. Poi chiaramente Liverpool e la Scozia sono un altro livello. Newcastle anche. Bisogna andare molto più a nord, anche Newcastle, sì, l'accento Geordie è una lingua a sé, sconosciuta ai più. Perché noi ricordiamolo, perché poi se ci ascolta qualcuno che insomma non ha vissuto all'estero, noi studiamo un inglese a scuola che è un inglese che viene da Oxford, quindi molto ovviamente pulito, raffinato, come per dire noi la dizione italiana perfetta, no? Quindi sì. Però poi Fiorentino. dopo il fiorentino, poi dopo quando poi si va all'estero e si ascoltano gli altri, insomma cambia un pochino tutto, no? Forse anche peggio del fiorentino, forse l'equivalente è l'italiano che parlano in televisione, quello che parlano alla Rai, diciamo, perché il fiorentino comunque ha un accento, e invece l'inglese è quello che veniva insegnato, era la pronuncia standard delle parole standard, poi la gente per strada parla una lingua diversa, soprattutto a Londra. Londra è una città dove ci sono tantissime nazionalità, tantissime lingue, quindi ognuno parla un po' come vuole e scrive come vuole. Questa è un'altra caratteristica degli inglesi,
chi di voi ha avuto o ancora ha contatti con gli inglesi, quando riceve un'email dice, cioè, ma questa c'è la terza media, cioè come fa a studiare cioè, come fa a scrivere in questo modo atroce? Questa è una domanda che molti di noi, non solo italiani ma anche spagnoli e francesi, che abbiamo studiato l'inglese, diciamo, imparando la grammatica, abbiamo imparato a scrivere, la punteggiatura anche, cioè io a volte ricevo email tipo lunghe parecchie linee con 0 virgole, cioè dove non c'è l'uso delle virgole, per dire. Comunque, è vero, basta parlare male parte degli questa inglesi. caratteristica molto joysiana delle email. Io ricordo questo aneddoto del mio capo in Essex, appunto, però chiesi, ma com'è che voi dite sempre you was? E la sua risposta fa, it's easy, we're English, we don't speak English. Ah, ok. È verissimo, sì. E parlano ancora così, ma anche gente a livelli molto alti, insomma. Sì. Parlano come, perché poi devo dire che mia moglie come maestra di elementare, quindi che è irlandese, ogni volta in televisione sente qualcuno parlare male o dire delle cose, si arrabbia anche lei, quindi insomma poi dopo c'è qualcuno che comunque la grammatica l'ha studiata e quindi dice. Perché ricordiamo sempre che le parole sono importanti e anche come le metti in fila è altrettanto importante. Però infatti, per rimanere qualche altro secondo su questa cosa, mi ricordo che alcune classi di inglese che abbiamo fatto, insomma, i nostri insegnanti qui proprio in Irlanda magari ci dicevano sì, ma se suona bene va bene, insomma, senza stare troppo appresso la regola grammaticale, che quindi se poi diventa anche chi te lo insegna la mette così, insomma, diventa un po' complicato. Ok. Però ovviamente sì, vai. No, dicevo giusto, facendo un passo indietro rispetto a Brighton, durante il quarto anno dell'università sono stato in Erasmus in Belgio, quindi quella forse è stata la prima molla che mi ha spinto, diciamo, a uscire dall'Italia. Soprattutto paragonando l'università italiana con quella all'estero, era la mia prima in assoluta esperienza all'estero, ho avuto modo di paragonare varie cose, quindi una volta finito di studiare, una volta ottenuta la laurea, ho detto ma andiamo a vedere qualche altro posto dopo l'esperienza. Forse quella che mi ha cambiato la vita, diciamo, da questo punto di vista è stato l'Erasmus. Adesso mi sembra che non esista più. Eri a Bruxelles? Come programma. Ero a Louvain-la-Neuve, vicino Bruxelles, nella Vallonia, è una cittadina universitaria. C'era solo l'università, l'equivalente francofono di Lovanio. Vabbè, insomma, comunque eri ancora in area francofona, ti sei quasi salvato. Sì. Questo giusto per farmi amici la parte fiamminga la parte fiamminga del Belgio, che salutiamo tutta. Prima abbiamo preso gli inglesi, adesso i fiamminghi. Esatto. Vediamo adesso. Ecco, così non si può avere sempre un continente grande come l'Asia da insultare tutte le puntate. Come mai avevi fatto un'esperienza in Erasmus in Belgio, poi perché hai deciso l'Inghilterra? Scusa se facciamo un passo indietro, e Londra, perché ti aspettavi? Per l'inglese. Parlando del tuo inglese prima di partire, sostanzialmente dopo aver risolto le cose fondamentali per sopravvivere in pochissimo tempo, sicuramente però nel migliorare il tuo inglese per vivere avrai dovuto affrontare delle sfide quotidiane. Che cosa ti ricordi del periodo iniziale? C'è qualcosa di non dico negativo, ma insomma che ti ha colpito particolarmente come acclimatamento, se posso usare questa parola anche un po' impropriamente? Un po' direi forse la frustrazione, diciamo, di non capire molte cose, sia a livello di comprensione, sia forse anche a livello di cultura, di abituarsi a un altro stile di vita, a un altro modo di relazionarsi con le persone, più inesperienza su varie cose, non so, come mi viene in mente molto poco adesso perché è stato
credo che sono più le cose positive piuttosto che quelle negative. Non voglio farla facile perché comunque non è male però, insomma, non che voglio beh, dare infatti. false illusioni a chi vuole partire. Ora, Però ho avuto più difficoltà in Italia che non in Inghilterra, per esempio. ora i nostri ascoltatori non capiranno, ma hai visto Raffaele se la ricordava in realtà. Poi detto questo, c'è da dire anche una cosa, che in effetti le difficoltà più grandi per i tempi di solito è davvero l'ascolto, che un po' ti crea difficoltà quando sei in giro, però a parte quello, io trovo l'inserimento nella vita nei paesi anglosassoni meno complicato di quello che uno si immagina prima di partire. Sarà che prima di partire mi hanno fatto talmente tanti flash che quando sono arrivato lì scopri che alla fin dei conti la cosa meravigliosa, almeno per quel che ho visto dell'Inghilterra, magari mi confermerai se dal tuo punto di vista è lo stesso, Massimiliano, è stata che vivono e ti lasciano vivere. Sì. Confermo al 100%. La grande libertà e grande tolleranza che c'è in Inghilterra, nel tutto il Regno Unito. Vero, certo, a meno che non capiti nel sabato della caccia agli italiani a Newcastle, appunto, però quello è un caso, ma succede. Ma sarà forse che uno è straniero in terra straniera e quindi se ne accorge di meno? L'aspetto che ne so, noi veniamo da una piccola città di provincia dove si conoscono tutti, quindi uno non poteva fare uno starnuto che, voglio dire, tutti ti dicevano salute, mettiamola così, senza farla un po' più lunga, e quindi magari vivendo all'estero... È anche una questione di mentalità, credo, cioè sia di dimensioni, perché Londra è una città di 8 milioni di abitanti, però la stessa mentalità che diceva Piero prima si trova un po' dovunque, si trova a Leeds, si trova a Newcastle, si trova a Brighton. È una questione, credo, di mentalità, cioè di tolleranza, di accettare, anche di fregarsene fondamentalmente. La mentalità inglese credo che sia quella, cioè io mi guardo gli affari miei, finché tu non mi fai del male, non interferisci con i miei affari, fai quello che vuoi, cioè fondamentalmente la mentalità è quella. Sono assolutamente d'accordo. Poi ti posso dire che, avendo vissuto nella Teramo d'Essex, perché Brentwood è circa 60.000 abitanti sulle colline, con un fiumiciattolo che passa lì vicino, insomma veramente molto molto simile. L'unica differenza è al massimo la prima volta che entri in un negozio e chiedi una cosa, dicono you're not English, where are you from? Finito, cioè la loro curiosità muore lì. Tu gli dici sì, a Brentwood in Essex, lì dove hanno girato The Only Way is Essex. Sì, stavo pensando che sì, le ragazze di The Only Way is Essex sono proprio uguali a quelle di Teramo, nel bene e nel male, mettiamolo così. No, devo dire che, ok, questa la rivelo a costo di farmi degli altri nemici, ma d'altronde stasera ho iniziato. Con una comune amica mia e di Raffaele ogni tanto andavamo in giro per club proprio a Brentwood e la chiamavamo la serata in cui andavamo allo zoo, perché veramente se ne vedevano cotte di crude. Ma da qui mi taccio. Io comunque volevo dire una cosa per rispondere a Raffaele prima. L'unico posto dove sono stato salutato da uno sconosciuto in vita mia alla fermata dell'autobus è stato a Limerick. Alle 7:30 di mattina ci siamo incrociati, questo tizio mi ha salutato, quindi non mi è accaduto mai in un paese più piccolo di 300 abitanti in Italia, questo sì, ma così da uno sconosciuto all'estero è una cosa solo in Irlanda. Comunque potremmo parlare per ore di diciamo così, di questo gap di differenze culturali che ci sono e sono marcate. Cosa noti dopo tanti anni ancora di diverso tra l'Italia e il Regno Unito, specificatamente Londra, che sostanzialmente fa paese a sé, non solo per quanto è grande, ma proprio per il crogiuolo di nazionalità, persone diverse, di situazioni sociali, di differenze tra quartieri, e chi più ne ha più ne metta. È proprio una situazione particolare. Cosa ancora c'è qualcosa che ti stupisce ancora?
che continua, nonostante tutto, nonostante Brexit, nonostante la pandemia e via dicendo, che continua esattamente a essere quel crogiolo che hai detto tu, cioè che comunque continua a essere una città di tante culture, di tante etnie che fondamentalmente vivono gomito a gomito. Questa è la cosa, forse non me la sarei aspettata, forse ero un po' pessimista dopo Brexit, ma continua così. L'impatto su Londra è stato, da un punto di vista della vita quotidiana, forse è stato poco. Ma poi altre cose, facendo il paragone con l'Italia, forse l'innovazione, cioè il continuo dinamismo della città, il dinamismo di Londra, che non credo, ho lasciato l'Italia da 20 anni io, quindi forse voi mi direte, forse tu Emiliano che vivi ancora in Italia mi confermerai, ma cioè, su molte cose il mondo anglosassone, l'Inghilterra in particolare, Londra, è molto più all'avanguardia, diciamo, del resto d'Europa, sulla finanza, sull'industria nella quale lavoro, cioè sul digitale. A volte parlo con colleghi italiani e è come parlare con la macchina del tempo, cioè come parlare con persone che sono 5 anni fa, 6 anni fa. Nel digitale vuol dire tantissimo. Google cambia l'algoritmo a velocità della luce, la meccanizzazione, cioè l'uso dell'intelligenza artificiale, che è quasi giornaliero, cioè l'implementazione dell'intelligenza artificiale. E in Italia molte cose, su molte cose indietro, su molte cose ancora non accadono. Basta guardare i lavori, per esempio, basta guardare i siti, per esempio non mi ricordo come si chiama l'Alitalia. Il sito dell'Alitalia, fino all'ultima volta che l'ho usato, era un'esperienza che ti faceva infuriare come una bestia rara per comprare un biglietto, cioè il semplice comprare un biglietto era un'impresa. Ma qualsiasi sito comparato a un sito internazionale, qualsiasi sito di e-commerce, in Italia ha qualcosa in meno. Cioè, sono dettagli, sono piccole cose, per esempio il cart che ha 2 steps in più, o dovute alla mancanza di progettazione fondamentalmente, cioè qualsiasi sito. Infatti se vi ricordate all'inizio della cosiddetta rivoluzione digitale, chiamiamola così, per quanto poi non è stata, i primi anni 2000, cioè in Italia c'era qualcosa, c'era Tiscali che aveva quote importantissime in Italia, in Francia, anche nel Regno Unito. C'era STM Microelectronics a Catania, l'avanguardia per tutto questo è sparito, tutto questo non c'è più, è stato soppiantato da aziende internazionali con sede fondamentalmente nei paesi anglosassoni. Eppure il fatto che ci sia un passo indietro è strano, perché poi alla fine gli sviluppatori sono tutti sempre, non ho detto un passo indietro, sempre della stessa area geografica del mondo, mettiamola così. No, non mi hanno detto un passo indietro, è un mezzo passo. È un mezzo passo, cioè è vero che sviluppatori sono più o meno sono in India fondamentalmente, cioè la hub degli sviluppatori è quella. Non penso che mancano le conoscenze in Italia, anzi, quello che manca è la visione, cioè la visione di chi decide come fare una certa piattaforma di e-commerce, un certo motore di ricerca e via dicendo. Guardate i supermercati anche, non so se il comprare online da Tesco o da un altro supermercato inglese è molto più facile. Cosa hai detto? Quale? Ocado, il mio preferito. Ocado, esattamente. Ocado è splendido. Ok. Per esempio c'è Just ancora dei punti da utilizzare. Sì, è vero, tutti quei servizi di e-commerce, dei food delivery, eccetera, eccetera, che per noi qui, io vivo in Irlanda, non vivo a Londra, però insomma sono abbastanza
ovvi, mettiamola così. In Italia forse sono adesso forse con la pandemia un pochino di più, però insomma è stato un po' più lento. Guarda, lavorando in un mercato estremamente specifico, quello che ti posso dire è che spesso e volentieri le aree del sud Europa, perché all'Italia si associa spesso anche la Spagna, la Grecia, sono state lasciate a volte anche su piattaforme di sviluppo vecchie, per cui non solo manca la visione e la progettazione, diceva giustamente Massimiliano, ma hanno lasciato anche un minimo di gap tecnologico, per cui a volte poi fare quell'ultimo salto e allinearsi porta più tempo. Inoltre c'è da dire una cosa, ti posso assicurare che quella con l'Italia non è l'esperienza peggiore. Ho prenotato un cane con Air Bulgaria, il viaggio di un cane con Air Bulgaria e con Air Malta. Ho rivalutato all'Italia, e tanto, ma tanto, perché quando ti fanno un servizio, un customer service solo via email e solo ad attesa, cioè devi stare davanti al computer a fare F5 o CTRL R sperando che arrivi una risposta e concludi una prenotazione nel giro di 11 giorni, lì ti rendi conto fai prima di andare a piedi, qualcosa che non va. Basta attrezzarsi col picchio come quello di Homer Simpson, quindi quando doveva fare F5 io dovevo andare, no, avrei fatto l'errore, sarei dovuto andare a Pozzallo in ferry e poi da lì muovermi però comunque dove eravamo rimasti? A un certo punto adesso abbiamo preso questa deriva che mi piace molto, però insomma Raffaele, tocca a te. Sì, sono passati quindi quei 30 e qualcosa minuti, per cui mi preme ricordare a tutti i nostri ascoltatori che noi siamo su tutti i social, quindi basta cercare Una Vita da Lontano, che ovviamente potete iscrivervi al nostro canale, basta cliccare qui sotto in basso sulla destra dove c'è scritto iscriviti, oppure nel bottone grande in basso a sinistra se aprite la pagina di YouTube, e ovviamente insomma cercarci su tutti i social, fare like alle nostre pagine, eccetera eccetera eccetera, e ovviamente andare su unavitadalontano.com e cercarci su Patreon con ovviamente il tag Una Vita da Lontano per trovare la nostra pagina e supportare questo bellissimo podcast. Vi promettiamo peraltro sì, una cosa fondamentale, che se ci supportate su Patreon non vi faremo dei contenuti speciali che gli altri non possono vedere, perché la nostra filosofia è tutti vedono tutti, poi se te va se poi volete, che ne so, una telefonata one to one con Piero, la possiamo organizzare, non è un problema, insomma. Quando non è il raffreddore, quando volete. Una call esclusiva con Piero che vi racconta come si può trasportare un cane in giro per l'Europa e anche per il mondo. E anche per il mondo, spendendo un patrimonio. Vi ricordo, c'è una puntata riuscendo ad avere lo stesso cane senza perdere il cane negli anni e senza doverlo cambiare. Sì, no, volevo dire tutte le cose che Piero ha perso negli anni, il cane è stata l'unica cosa che è fedele, che non sei riuscito a perdere, quindi voglio dire. No, però un passaporto con veterinari che hanno scritto almeno in 4 lingue. Beh, diciamo che se i libri e altri oggetti, diciamo così, respirassero, sarebbe un po' più difficile lasciarli in giro, perché ti farebbe brutto. Comunque, dopo il riciccio... Dopo il riciccio di metà puntata, come si dice al mio quartiere, che abbiamo fatto, ridiamo una raddrizzata più o meno, rimettiamoci in carreggiata per il racconto della storia di Massimiliano. Io prima avevo una curiosità rispetto al tuo nome, che già in Italia, io mi chiamo Emiliano, ho un cugino che si chiama Massimiliano, e mia nonna da quando è nato lui... Sì, Massimiliano e Ugo. Esatto. All'estero come lo dicevo per i millennials, che voi lo so che conoscete quel film, ma per i millennials, insomma, se non l'avete visto, andatelo a vedere. Bravo, ma tu rispetto al nome, soprattutto al nome proprio, che storie ci puoi raccontare? Perché noi abbiamo Piero che è stato chiamato e scritto soprattutto in tutti i modi possibili e immaginabili, anche proprio che non si toccano concettualmente. Parli di Emanuele, vero? Posso immaginare. Di Gamboa soprattutto. È vero.
Piero Gamboa, invece c'ha tutto un altro cognome. E questa differenza, il fatto che non riescono spesso a pronunciare correttamente il nome, a me mi ha messo sempre in crisi. Lo spelling, per esempio, è una cosa a cui noi italiani non siamo assolutamente abituati nella vita, perché io ti dico come mi chiamo, cioè come lo pronuncio, lo scrivi, insomma. Invece soprattutto nel Regno Unito mi è capitato spessissimo di dover fare lo spelling e io vado in crisi, perché mi sembra la cosa più innaturale dell'universo. Però con un nome così lungo ti sarà capitata sicuramente qualche situazione. Allora, io ho adottato Max dal primo giorno per evitare questo tipo di problemi. Poi mi è capitato, ovviamente per documenti ufficiali, per altre cose, di dover dare il mio numero, il mio nome, e fare lo spelling di 12 lettere, insomma, un po' ci vuole. Sì, fondamentalmente mi faccio chiamare Max, poi qualcuno una volta mi ha risposto a un'email dicendo "A great name is like a Roman emperor", mi ha detto è un nome da imperatore romano. Sì, il cognome è stessa cosa, devo sempre fare lo spelling, altrimenti lo scrivono con la S, con la P anziché la B, insomma varie cose. E Sì, in però Max comunicazioni insomma è stata la ufficiali, soluzione più facile. in comunicazioni ufficiali, diciamo così, almeno il cognome deve essere quello giusto, perché altrimenti poi non ritornano le cose. A parte oddio. questa, Quella è la cosa più bella dell'Inghilterra, che puoi scrivere come te pare, alla fin dei conti poi presenti il passaporto, di guarda in faccia, vabbè, se tu passi. Cioè io non ho mai messo mai prenotato un aereo con il mio nome completo. In Inghilterra, tra l'altro, è molto facile cambiare nome legalmente, sì, è molto più che in Italia. Sì, un mio collega qualche settimana fa ha cambiato nome, aveva un nome bulgaro, si è messo un nome inglese. In Italia non so se sia possibile, innanzitutto, forse per quei nomi che possono si può. suonare offensivi, però credo ci sia una certa trafila burocratica da fare. Credo, spero. Comunque nelle aziende adesso c'è la tendenza ad aggiungere il nome per cui si viene chiamati, nel senso che un'altra differenza con l'Italia. No, infatti sì, nelle aziende, ecco, un'altra differenza è che tutti si danno del tu, si chiamano per nome, per primo nome, mentre in Italia forse le cose sono cambiate rispetto a 20 anni fa, però si usava dottor X, signor, ragioniere e via dicendo. Non so se si usa ancora. Penso di sì. Adesso quando c'ero io ci si dava del lei. Io quando lavoravo in banca, i colleghi davano del lei, loro mi davano del lei, anche loro mi chiamavano dottore perché ero laureato. Se mi faccio chiamare dottore qua mi copro di ridicolo, perché mi dicono, cioè, non sei un medico, neanche i medici si fanno chiamati dottore, cioè. E non c'è nemmeno il dottorato, perché quella è nel mondo anglosassone il doctor, quindi o è il medico oppure quello che ha il dottorato, quindi il famoso PhD. Esattamente, no? Esattamente, sì. E comunque non dici doctor, dici proprio PhD. Sì. Massimiliano, hai citato questa... Puoi dire doctor anche. Sì. Sì, puoi dire doctor, volevo dire che hai citato questa tua esperienza in banca, no? Poi dopo essere arrivato in Inghilterra, ovviamente hai fatto tutta una trafila di evoluzione, di cambio di lavoro, fino ad arrivare al lavoro che fai, che fai adesso. Ti sei anche spostato geograficamente? Sì, allora ho citato Brighton all'inizio, dove ho passato un anno. Poi Londra ho vissuto in 3 aree, ho vissuto a Greenwich nel sud, nella zona di Ealing, zona west, Ealing, Acton, quella zona là è una zona che sta a ovest di Londra, e poi sono venuto a est, poi sono venuto per motivi di famiglia, diciamo, perché
ho conosciuto mia moglie, ci siamo sposati, abbiamo detto, dobbiamo trovare un posto dove si può comprare una casa, avere un giardino, insomma, e uscire dalla confusione della zona 2, zona 3 di Londra. Quindi insomma siamo venuti qua, siamo venuti non lontano da Brentwood, che Piero conosce bene, dove tra l'altro mi sono sposato. Io Brentwood conosco bene perché Wow. io e mia moglie ci siamo sposati a Brentwood. Ok, perché tua Nella moglie cattedrale inglese in comune? In comune, siamo stati in comune per meri motivi burocratici, perché abitavo negli altri vicinissimo. posti ci volevamo sposare il 6 giugno del 2012, perché 6/6/2012, giusto per avere una data. E nella zona l'unico comune, diciamo, che era disponibile era Brentwood, quindi siamo andati a Brentwood e ci siamo sposati là. Non è il posto Ok. più romantico del mondo, sicuramente. Ah, però c'ha dei giardini carini lì vicino. Però sicuramente Prima ne hai una storia da parlato raccontare, malissimo, Beh, no, ho detto, no, io sono nato a Teramo, perché ho detto che la Teramo dell'Essex alla fine mi sono anche affezionato. Però è la verità, cioè sono 60.000 abitanti, una collina col pendio e un fiumicello che passa lì Sì, vicino, niente di sì, più. sì. E l'azienda dove è un paio di aziende che sono tutte riunite, tra l'altro nello stesso palazzo. Il resto sono la High Street e una marea di gente che va via verso Londra. Invece Massimiliano, dal punto di vista professionale, com'è stato diciamo così, il tuo sviluppo? Dopo quanto hai detto, dopo un anno sei andato via e sei passato sono da stato fare un il anno a cameriere. Brighton, poi sono fatto un corso anche di English for Business all'università del Sussex, e poi sì, dopo un anno sono andato in Italia, dove ho trovato un lavoro in banca a Milano, pensando, ma adesso comincia una carriera. Però mi mancava l'Inghilterra, ormai mi ero abituato a quel tipo di mentalità, a dire dottore, ragioniere, geometra e via dicendo, non mi andava più. Quindi niente, quindi poi ritornai in Inghilterra, trovai prima un lavoro in un'altra banca, tra l'altro, e poi una serie di lavori fino al 2006, quando ho deciso di avventurarmi, diciamo, in questo nuovo tipo di settore, perché mi sembrava più interessante, mi sembrava meno noioso, diciamo, e con più prospettive rispetto ad altro al settore. Il mio primo lavoro è stato quindi nel digitale sì. No, gli affiliati. volevo dire che tu comunque all'Italia gli hai dato una seconda opportunità, diciamo, Sì. che sei tornato, Sì, ho dato sei riuscito anche a trovare un lavoro e poi sei andato via, perché quello sprazzo di Inghilterra alla fine ti si addice, non voglio dire ti ha conquistato, ma insomma te lo sentivi meglio, no? Questa cosa no, non so, è difficile da spiegare. Io comunque sono molto legato all'Italia, vado spessissimo, cioè io l'estate la passo in Italia perché posso lavorare da casa. Io non so se l'ho detto all'inizio, ma sono originario della Calabria, o se qualcuno aveva un po' intuito dall'accento. Non tanto, devo dire. Di quale zona? Allora, io sono nella provincia di Catanzaro, un posto che si chiama Maida, come Maida Vale a Londra, che è un po' la stessa cosa, diciamo. Invece una curiosità riguardo al mondo delle banche in Inghilterra, ma è vero che tutti i consultant nelle banche in Inghilterra, soprattutto che si rivolgono agli italiani, vengono selezionati nalla comunità punk di Camden? Adesso la domanda è stupida, ma lo chiedo perché la prima cosa che ti dicono, sì, perché può essere. In Inghilterra sono tutti molto più tranquilli. Il mio assistente in banca aveva la cresta e i piercing ovunque, tutti. Cioè, ma allora li prendono dalla comunità punk di Camden, perché sennò non si spiega. O hanno tutti lo stesso consulente, oppure non si spiega. Probabile. Insomma, forse tu eri pieno di colleghi così, immagino.
Sempre perché l'abito non Sì, fa il tutti, monaco, sì, ma, sì, ma- sì, ovviamente. ma voi affidereste i Anzi, era vostri soldi a obbligatorio uno avere con la le cresta punk. Certo. Va bene, noi siamo più o meno, insomma, quasi vicini alla fine. Allora noi diciamo che altri argomenti, altri ragionamenti sul piatto sono per esempio come dopo questo periodo di pandemia c'è stato un cambio delle abitudini anche in Italia, ma non solo, e all'estero diciamo che l'accelerazione è stata ancora più forte sul passaggio di tanto mercato, non solo quelli che tipicamente uno pensa che possano essere digitali, anche appunto la vendita online di oggetti, beni e servizi fino alla spesa in supermercato, che prima della pandemia era una cosa per pochi solo nelle grandi città. Con la pandemia diciamo che è un po' esplosa e c'è stato un cambiamento anche della percezione in buona parte dei consumi, ed è una di quelle cose che non è sparita così, che non si è asciugata. Il tuo lavoro ti mette in una posizione privilegiata per diciamo così osservare questo tipo di comportamenti. Se dovessi dare dei consigli a qualcuno che sta pensando di intraprendere una carriera o di trasferirsi all'estero, che già magari lavora nel digitale, che diciamo così, che consigli o che considerazioni potresti fare per dargli un'idea, una mano? Ma per chi vuole trasferirsi all'estero, il primo consiglio è quello di darsi un orizzonte temporale di qualche mese, insomma, di provarci, di mettersi nella mentalità, di avere la mentalità di restare almeno tot mesi nel posto dove vuole andare, non farsi scoraggiare subito. Per chi vuole lavorare nel digitale, la prima cosa direi, per chi ha esperienza, cominciare ad applicare subito, già da prima di lasciare il paese, perché ci sono molte opportunità, soprattutto su Londra, ma non solo. Per chi non ha esperienza, il consiglio è quello di cominciare con le certificazioni di Google, di Facebook, di Amazon. Sono gratis, si possono fare online, LinkedIn, sì, e sono richieste, diciamo, da agenzie e dalle aziende. Poi ovviamente consiglio anche di farle seriamente, cioè di studiare e di imparare come si usano quelle piattaforme, non di pagare qualcuno per avere solo il pezzo di carta. Il pezzo di carta non serve quello che impari, serve quello per cui sei certificato, e il lavoro c'è, le opportunità ci sono. Grande umiltà anche, cominciare a lavorare, ma magari anche da stipendi non altissimi, ma neanche bassi, neanche gratis, come succede in altri posti del mondo, come in Italia, in Francia c'è molta gente che lavora gratis per 1 o 2 anni. Sì, questi sono i consigli che do. E poi anche cioè entrare, diciamo, in un tipo di mentalità, non essere mai contenti, cioè a continuare ad imparare sempre. Cioè, per me è stato così. Io ho cominciato con un'area, diciamo, del digital marketing, e poi ho continuato a imparare, cioè a migliorarmi, a imparare nuove cose, a vedere come evolvevano i motori di ricerca, come stava cambiando Google, come stava cambiando Facebook, come stava cambiando il modo di cercare delle persone. È un tipo di lavoro, un tipo di settore dove non puoi mai dormire sugli allori, devi sempre e comunque stare allerta, vedere cosa succede e imparare. Il nuovo orizzonte, il metaverso. Io sto imparando il metaverso, ecco. Adesso quanto costa un pezzo di terra nel metaverso? Non lo sappiamo. Avverrà, dipende
Dipende, ma credo ogni giorno ci sono transazioni per $100.000, mi sembra, di terra del metaverso. Cioè ogni giorno, cioè in media c'è qualcuno che compra $100.000 di metaterra, di terreno digitale. Poi di quale metaverso Terreno sia, digitale, insomma, se sì. quello di Meta, appunto, o quello di qualche altra azienda, non lo sappiamo. Intanto mi rimaniva in mente che il nostro concittadino Rocco Siffredi, che è famoso nel mondo, dice sempre con grande umiltà, e quindi come quando tu hai citato l'umiltà, insomma, ho trovato un doveroso riscontro. citarlo. Doveroso citarlo. Poi abbiamo cominciato la uno puntata degli italiani più famosi nel mondo. Raccontando. Sì. Quando dico ma tu dove vieni in Italia? Vicino Roma. Vicino Roma dove? No, sai, una regione si chiama Abruzzo. Ah, ma non c'è nessuno di famoso. Sì, Rocco, non devi mai dire il cognome. Mai, è sufficiente. Allora, abbiamo iniziato la puntata con la mia domanda, cioè se cerco la pizzeria di Mario di Teramo, ma qual ti è paga? No, però ero curioso di capire il come funzionava il motore di ricerca, insomma, per mostrarlo anche a chi ci sta ascoltando, e cercando pizzeria Mario di Teramo, il primo risultato che viene fuori è quello di TripAdvisor. È TripAdvisor. Quindi, che si è comprato, sì. Ma d'altronde così tutto. Vabbè. Quindi perché? La risposta a questa domanda qual è? Come mai TripAdvisor è il primo risultato? Quello che vedi è il primo risultato della ricerca organica. Si basa su circa 200 fattori fondamentalmente, della rilevanza, diciamo, di quella pagina per la ricerca che hai fatto. Cioè quella pagina ha delle recensioni della pizzeria da Mario, quindi chi scrive mi sono trovato bene alla pizzeria da Mario, quindi citata la pizzeria da Mario a Teramo. Il sito TripAdvisor è un sito storico, è un sito che ha una certa storia, è lì da anni, e soprattutto ha molti link che puntano verso quella pagina là e comunque verso il sito, e ovviamente poi l'architettura, diciamo, del sito è ben fatta. Questi sono i tre fattori, cioè rilevanza, diciamo, per quella specifica ricerca, i link che puntano al sito, oppure anche con la parola chiave. Per esempio, se tu hai un blog e scrivi pizzeria da Mario a Teramo in un articolo e metti il link a quel sito, per Google quello è un segnale che il sito di TripAdvisor è rilevante per quella parola là. E poi, insomma, la facilità, diciamo, il fatto che la pagina è user friendly, cioè che è fatta bene da un punto di vista sia per il bot di Google sia per l'utente finale. Quindi poi ci sono ovviamente altri fattori che Google non dice. Ma per esempio Google sa che noi siamo abruzzesi, per cui il primo risultato deve essere per forza di cibo, e questo così. Potrebbe essere perché si basa anche sulle ricerche precedenti. Cioè, se tu prima hai cercato, che ne so, come andare a Teramo o casa a Teramo e via dicendo, cioè Google capisce che tu cerchi qualcosa a Teramo. Ok, quindi e Google ci ascolta anche, no? Sì, Google ci ascolta, ci vede, controlla tutto quello che facciamo. Però okay. lo usa, il motto di Google, come voi sapete, è do no evil, cioè non fare male, quindi lo uso per il nostro bene. Ok. È un potere ringraziamo buono, Google come diceva De André, che ci ospita su YouTube in questo caso, quindi mettiamola così. Non fa male, però voi non sapete il mio colesterolo come sta, per questo pochi fuori dal marketing sanno peraltro che YouTube è il terzo motore di ricerca più usato al mondo. È vero, anch'io cerco ormai sempre tutto su YouTube, quindi anche quando cerco, che ne so, degli espatriati, di sapere come andare all'estero, cerco Una vita da lontano, quindi fatelo anche voi, no? Aspettate per Facebook, vediamo cosa faranno. Io sempre prego che fallisca prima o poi, però non... Ecco, per dei motivi che non stiamo a spiegare nuovamente. Va bene, siamo alla fine, insomma, almeno per questa prima puntata con Max, magari ne rifacciamo un'altra proprio solo parlando di digital marketing e del fallimento di Facebook. Del fallimento di Facebook, piani per come far fallire Facebook. Questa sarà la nuova puntata. Ecco.
Poi la trascrizione di questa puntata farà sapere a Facebook che noi parliamo male di lui, e quindi questo mi richiudo un'altra volta il conto. Uno scenario distopico. Comunque, sì. Scusa Emiliano, un'altra chicca la dico, insomma, per capire da quanto tempo sono in questo settore. E la mia prima pubblicità, diciamo, su un social era su MySpace. Wow. Avevo un blog su MySpace. Quindi Massimiliano, hai una memorabilia, una roba antica ormai, vintage. Se chiedi a uno nato nel 2000 cos'era MySpace, non lo sa. A me piaceva più MySpace, però vi dico la verità, è tra i due. Avrei puntato su MySpace invece. Non l'ho mai capito, devo confessare che MySpace è stata una roba che non ho proprio capito. Era molto molto bello, è assolutamente vero, era molto molto bello, potevi integrare contenuti di diversa forma da subito, però perché è morto lì. Comprato da morto lì, esiste tuttora. Io tra l'altro ho provato a riaprire il mio blog, chiaramente è tutto cancellato, è rimasta solo la pagina del profilo. Però... comprato da Yahoo per qualche fantastigliardo adesso del valore della carta straccia, praticamente. Forse, dico male o dico bene. Chissà, da magari Yahoo, riciccia nel metaverso in futuro, che ne sai? Da Yahoo sì, qualche fantastigliardo no. In realtà ricordo che i primissimi investitori su MySpace si lamentarono perché praticamente non ci avevano fatto molto. Va bene, allora con queste analisi delle patatine diciamo che abbiamo concluso la puntata. Sicuramente potevamo fare di più per raccontare la storia di Massimiliano, ma come diciamo primo tentativo ci accontentiamo. È stato molto interessante, ti ringraziamo soprattutto per il tuo punto di vista, che sicuramente può essere utile a qualcuno, per il tuo campo di lavoro, parlandone speriamo che possa essere utile a qualcun altro che magari sta pensando o semplicemente ha curiosità rispetto alle cose, per cui noi ti ringraziamo calorosamente. Se hai qualcosa da aggiungere lo puoi fare ora, perché stiamo facendo i saluti, quindi io saluto per primo e ti lascio, se vuoi, la parola per una conclusione. Spero di fare la seconda puntata, insomma, spero di continuare il discorso sul digital marketing, e spero che queste informazioni possano aiutare qualcuno. Per me è benissimo, tutto. Per cui linea allo studio. Per cui anche quest'oggi siamo arrivati alla nostra più o meno un'oretta di trasmissione. Vi ringraziamo per l'ascolto. Come sempre ci ritroverete la settimana prossima più o meno intorno a giovedì. Ormai i vari sono 3 anni che raccontano più. E ricordate una cosa fondamentale: se volete lavorare in banca a Londra, prima dovete fare almeno 6 mesi da punk a Camden. Detto questo, Raffaele, ecco, citando la canzone di Enrico Ruggeri, sono stato punk prima di te, vi ricordo che ci potete trovare sull'internet cercando Una vita da lontano, che vi potete iscrivere al nostro canale YouTube cliccando sul bottone iscriviti qui in basso, che se ci state ascoltando in podcast potete sottoscrivere il nostro podcast sulla vostra piattaforma preferita, così boom, ricevete la notifica ogni volta che c'è una nuova puntata, come ha detto Piero, generalmente il giovedì. E poi insomma unavitadalontano.com, Una vita da lontano su tutti i social e anche su Patreon. È stato un piacere come sempre, ci vediamo la prossima volta, ciao. Ciao.